Bentornati al Caffè Letterario. Oggi ci occupiamo di Alessandro Manzoni. Naturalmente non sarò esaustivo solo in questa prima parte perché inizieremo qui un ciclo di incontri su questo importantissimo autore e cercheremo quindi di capire quali siano state le grandi influenze dell'epoca, perché scopriremo che Manzoni, a differenza di quanto magari si insegna a scuola o comunque non c'è mai molto tempo, quindi cerchiamo anche di approfondire e vedremo che Manzoni fu influenzato da moltissime correnti di pensiero diverse, in particolare dall'illuminismo, ma anche dal circolo degli ideologi a Parigi e poi anche dalle idee romantiche. Manzoni vive tra il 1785 e il 1873, questo è il riferimento temporale, ed è un'epoca molto particolare perché siamo in pieno illuminismo, quindi siamo nell'epoca del neoclassicismo, dell'illuminismo, il secolo dei lumi, quindi il secolo della ragione, in cui i grandi filosofi ragionano riguardo appunto a queste grandi idee che poi saranno le idee portanti della rivoluzione francese, quindi l'idea di liberté, égalité, fraternité, che poi anche Napoleone, volente o nolente, porterà in tutta Europa, e dopo la restaurazione l'Europa non sarà più la stessa. Quindi è un autore che in realtà subì l'influenza di tantissime correnti diverse, perché vive tra due epoche completamente diverse. Però bisogna stare attenti, e lo vedremo nel corso di queste lezioni, che non è assolutamente vero il fatto che l'illuminismo venga prima del romanticismo. Sono due punti di vista diversi con cui analizzare la realtà e con cui leggere la realtà dell'epoca, quindi vedremo che in realtà illuministi e romantici descrivono le stesse cose ma da due punti di vista diversi, quindi attenzione a non fare l'errore di pensare che prima venga l'uno e poi venga l'altro, non è assolutamente così. La stessa cosa vedremo sarà anche per il realismo e per il decadentismo. Sono due correnti contemporanee che si accavallano e che si sovrappongono l'una all'altra, che compenetrano tra di loro. Non si può fare un distacco netto, prima viene uno poi viene l'altro, perché altrimenti si fa soltanto una grande confusione e questa interpretazione poi non risponde neanche al vero. Ma veniamo adesso a Manzoni, lo capiremo appunto parlando proprio di lui, e vorrei partire con voi dal poemetto che scrisse a Carlo Imbonati, l'amante, insomma il compagno di sua madre, di Giulia Beccaria, in occasione della sua morte nel 1805. Infatti scrisse: sentir e meditar, non ti far mai servo, non far tregua coi vili, il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda al vizio o la virtù derida. Ecco, già solo in queste pochissime righe del Carme, del poemetto, Manzoni racchiude tutta la sua poetica, tutto il suo pensiero e tutto quello che poi metterà in pratica, sia a partire dal teatro per arrivare, per approdare poi al romanzo storico dei Promessi Sposi. Sentire e meditare, il santo vero mai non tradir, non ti far mai servo, non far tregua coi vili. Qui era chiuso tutto, perché questi pochi versi comprendono tutte le sue opere. In questo componimento in cui lui immagina di avere un dialogo mentre dorme con appunto il compagno di sua madre, quindi con Carlo Imbonati, che gli appare in sogno e appunto gli dà questi consigli, perché di fatto Manzoni lo vede come un suo modello, un grande modello soprattutto di rigore morale e intellettuale. Cosa dice Carlo Imbonati? Di sentire e di meditare, il santo vero mai non tradire. Adesso vedremo cosa significhi quindi il santo vero e che cosa intenda Manzoni per sentire e meditare. L'intera attività di Manzoni si basa proprio su questo, sulle parole che lui mette in bocca a Carlo Imbonati. Infatti quel sentire cosa significa? Cosa deve fare il poeta? Il poeta deve sentire e meditare. Sentire viene dal latino, significa proprio
percepire con i sensi, quindi allude a tutto ciò che io posso conoscere attraverso i sensi. Quindi la conoscenza, secondo Manzoni, deriva dai sensi, quindi si basa proprio sul sensismo, ma al sensismo poi va accompagnato il ragionamento logico, la razionalità, quindi la riflessione razionale, quindi l'indagine razionale dell'uomo, il meditare, quindi una riflessione profonda, implica quindi tutto un ragionamento di fondo su quello che io conosco e infatti in tutte le sue opere, in particolare nel romanzo storico, che cosa farà Manzoni? Si preoccuperà di andare alla ricerca delle fonti, quindi cercherà in tutti i modi di documentare tutto ciò di cui scrive, quindi va ad informarsi negli archivi, quindi va alla ricerca di fonti attendibili, di documenti, di lettere, di atti ufficiali e così via, e quindi cerca in tutti i modi di rappresentare il santo vero. Cos'è il vero? È la realtà documentata, certificata, quindi è un insieme di eventi storici però documentati ed è chiaro che questa visione della storia, quindi la storia come una scienza rigorosa che richieda l'approfondimento e la ricerca delle fonti, quindi bisogna che lo scrittore sia attendibile e si attenga dunque ai fatti, ed è quindi una ricerca scientifica e questa ricerca gli deriva proprio dall'illuminismo. Questo rigore anche razionale è proprio un influsso dell'illuminismo, quindi attenzione a non incastrare Manzoni nella categoria del romantico, stop, no. Alessandro Manzoni è un insieme di tante cose, è un mix, perché ha preso spunto da moltissime correnti diverse, in particolare dalle due grandi correnti dell'epoca, appunto il romanticismo e l'illuminismo, ma non approda al romanticismo fino al 1810, quindi bisogna aspettare questa data importantissima per la sua conversione al cattolicesimo, ma anche per la sua adesione poi al romanticismo. Quindi prima del 1810 non si può ancora definire romantico, quindi è chiaro che subirà l'influsso di tutte queste grandi correnti letterarie. Pertanto l'indagine razionale, l'aderenza al vero, quindi alla documentazione, alla ricerca delle fonti d'archivio, alle lettere, agli atti ufficiali, ai documenti, ai proclami, alle gride, vedremo, no, nei Promessi Sposi, che va alla ricerca anche delle gride, di documenti ufficiali, dell'amministrazione, quindi della burocrazia, deriva tutto da un influsso illuministico, ovviamente, e così pure dicasi per il rigore morale, l'impegno civile, la riflessione critica della storia sono tutti elementi che appunto arrivano a Manzoni proprio dall'illuminismo. Però abbiamo detto sentire e meditare, ma quel sentire non è solo una semplice percezione dei sensi, è qualcosa di molto più profondo e anche legato al romanticismo, perché ha in sé anche l'idea del cogliere nella realtà tutto ciò che agli altri è precluso, quindi il poeta vede ciò che gli altri non vedono, perché quel sentire allude anche a una facoltà emotiva, quindi una facoltà interiore del poeta, di riuscire a percepire ciò che gli altri non possono vedere, quindi arriva nel luogo che agli altri è precluso. Quindi vedete è anche un elemento di distinzione rispetto agli altri. Il poeta romantico si contraddistingue, diventa il genio. Ecco anche il tema del genio, di quell'intellettuale che però è superiore agli altri, e diventa poeta vate, perché è colui che è dotato di un profondo sentire, come diceva lo stesso Alfieri. Quindi è colui che è in grado di vedere oltre la realtà, e infatti l'indagine di tutta la vita di Manzoni è proprio questa, la ricerca del vero, della verità, scoprire la conoscenza, comprendere, cogliere la verità all'interno dei fatti, quindi leggere, osservare il flusso degli eventi per cogliere la verità. Ma il romantico non può più cogliere tutta la verità, ne coglierà soltanto un frammento, avrà un'intuizione
da questa realtà, e questo invece è un elemento già romantico, quindi inserire il Manzoni in un'unica categoria è impossibile. Il profondo sentire è sia illuminista per quanto riguarda una conoscenza critica, puntuale e documentata delle fonti, ma è anche appunto illuministica perché si basa sul rigore logico. Pertanto quel sentire è sì un elemento illuministico perché appunto è legato a un'analisi critica della realtà documentata con fonti alla mano, ma dall'altro lato è anche già un profondo sentire, un cogliere qualcosa che agli altri sfugge, è vedere oltre il velo di Maya, per citare anche Schopenhauer, è andare oltre la semplice superficie, bisogna perforare la scorza dura, cercare l'anello che non tiene, andare oltre la realtà. Questo è un elemento invece tipicamente romantico. Non tradire mai il santo vero. Ebbene, in Manzoni bisogna distinguere il vero storico dal vero poetico, perché non è semplice, lo dice anche lui nella lettera sul romanticismo, che è difficile definire il vero. Il vero potrebbe essere la realtà documentata, la realtà vera, la realtà cioè basata sulle fonti, però attenzione, perché il vero per Manzoni è anche la verosimiglianza, cioè il verosimile, ciò che io posso raccontare che non è mai esistito ma è come se lo fosse stato. E lo dice egli stesso, non è semplice darne una definizione nella lettera sul romanticismo, però ecco, distingue tra il vero storico e il vero poetico, cioè Manzoni pone una domanda molto semplice: qual è la differenza tra uno scrittore e un poeta? Perché voi capite, se il poeta si limita a raccontarmi la realtà così com'è, quindi a documentarsi con delle fonti d'archivio, non è altro che uno storico, si comporta come lui. Ecco, quindi dove sta la discriminante? Cos'è che mi distingue un poeta da uno storico? È semplice, è il vero poetico. Il vero storico è proprio l'aderenza alla realtà concreta, materiale, ma soprattutto documentata, basata sulle fonti, mentre il vero poetico è l'immaginazione, è la fantasia del poeta, cioè è quella componente che aggiunge lo scrittore. Quindi, a differenza dello storico, cosa può fare il poeta? Può senz'altro inventare alcune scene, alcune situazioni, però rimanendo legati alla realtà. Ciò significa che sono storie o personaggi mai esistiti, ma è come se lo fossero, cioè leggendo non devo avvertire, non devo percepire quel senso di artificio, quel distacco. L'opera deve sembrare autentica e per farlo ovviamente il poeta si deve documentare, ma a differenza appunto del vero storico, per vero poetico Manzoni intende anche la capacità del poeta di indagare l'anima del personaggio. Quindi il vero poetico è l'introspezione, è andare a mettere in luce ciò che la storia passerebbe sotto silenzio. E cos'è che passa sotto silenzio la storia? Ovviamente le vicende degli umili, del popolo, di quella massa anonima che non viene mai citata nei libri di storia, mentre la storia si occupa dei grandi condottieri, dei grandi politici, degli statisti, degli eroi. Manzoni e il poeta in generale invece si deve occupare degli umili, della gente del popolo, delle persone anonime, di tutti coloro di cui nessuno avrebbe più memoria e che sarebbero poi dispersi nell'oblio del tempo. Ecco, questo deve fare il poeta, quindi il santo vero è la realtà storica, è l'essere legato a una realtà documentata, quindi lo scrittore deve fare ricerche approfondite prima di mettersi a scrivere, mentre il vero poetico è proprio questa capacità del poeta di mettere in luce ciò che la storia farebbe passare sotto silenzio, quindi andare ad indagare i sentimenti dei personaggi, in che modo la storia si ripercuote sui personaggi, in che modo ha cambiato le loro vite, quali sconvolgimenti ha portato la storia. Questo deve fare il poeta, deve andare ad indagare il turbinio
di emozioni, di sentimenti provati dai personaggi mentre vivevano in quell'epoca. Pertanto possiamo distinguere il vero poetico come una narrazione esterna, quindi il poeta va ad illustrare la storia, l'insieme degli avvenimenti così come si sono succeduti nel tempo, quindi è legato a una rappresentazione esterna, mentre il vero poetico è legato a una rappresentazione interna, a quel mondo interiore vissuto da ogni singolo personaggio. Pensiamo a Don Abbondio, che vive in un'epoca particolare perché negli anni 30 del 600, siamo tra il 1628 e il 1630, anni molto particolari segnati dalla carestia, dalla peste, dalla discesa in Italia dei lanzichenecchi. Ecco, però quando viene imposto al povero curato di non celebrare il matrimonio, che cosa inizia per Don Abbondio? Tutto un turbinio di pensieri, di preoccupazioni durante la notte, mentre il principe di Condé dorme sereno come un bambino. Don Abbondio è assalito dagli incubi e soprattutto da vari partiti, da idee diverse: scappare o non scappare, mentire oppure dire la verità, rivolgersi a un superiore oppure tacere, e in che modo districarsi da Lorenzo, in che modo rabbonirlo, visto che dice è una testa calda e non accetta una semplice spiegazione superficiale. Ecco, questo deve fare il poeta, andare oltre la semplice realtà storica, quindi bisogna illustrare sia la realtà esterna sia quella interiore, quel mondo che altrimenti passerebbe sotto silenzio. Perché questo grande interesse per la storia? Ve lo siete mai chiesto? Perché Manzoni è così legato alla storia? Che importanza ha la storia per un romantico, comunque per un uomo del primo Ottocento? Beh, è molto semplice, gli anni 20 sono gli anni dei moti rivoluzionari. Pensiamo agli moti del 20 e il 21, poi quelli del 30-31, poi ci saranno negli anni 40 tutte le rivolte, le guerre per l'indipendenza in Italia, quindi è un periodo veramente tormentato. L'Ottocento è il secolo anche del risorgimento, quindi della carboneria. Tutta l'Europa viene scossa da questa ondata di ribellioni, di malcontento, si vogliono migliori condizioni di vita, si vogliono salari più alti. È un mondo che sta cambiando per sempre, un mondo che la restaurazione non può tenere in piedi. L'antico regime è ormai defunto con la rivoluzione francese. Quindi perché è così importante la storia? Perché la storia è una forma di conoscenza, secondo Manzoni, cioè attraverso la storia io posso conoscere il mio passato, quindi capire quali siano le mie origini e soprattutto comprendere i mali del presente, quindi capire perché alcune cose non funzionano e soprattutto trovare delle soluzioni per il futuro. Ecco perché è così importante la storia. L'interesse non è casuale, è legato proprio al contesto storico, al periodo in cui si vive. È un periodo di grandi turbolenze, di grandi rivolte in tutti i campi e soprattutto in tutta Europa, ad eccezione di pochissime zone come l'impero russo o l'Inghilterra vittoriana, ma in tutto il resto d'Europa, Italia, Spagna, Francia, Germania, Grecia, perché vedremo che nell'Ottocento ci sarà anche l'indipendenza della Grecia dall'impero turco. È veramente un secolo straordinario, quindi la storia interessa per forza, perché ci sono degli sconvolgimenti in atto tali per cui uno scrittore non può ignorarla. Ecco anche poi il successo del romanzo, per esempio, questo nuovo genere letterario, che non è l'unico motivo chiaramente, però è molto importante. Per Manzoni la storia è uno strumento di conoscenza. Attraverso la storia l'uomo capisce le sue origini, capisce i mali presenti e può avere la possibilità di migliorarsi per il futuro. E questa, oltre ad essere ovviamente un'idea cristiana, il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è ovviamente un mondo migliore, ecco, è anche un'idea illuminista ovviamente, quindi questa idea Manzoni la ricava dall'illuminismo. Studio il passato perché attraverso l'uso della ragione voglio migliorare il presente e soprattutto lasciare un mondo migliore ai miei figli e ai posteri. Quindi vedete, in realtà dire che l'attenzione
e l'importanza della storia è un elemento esclusivamente romantico, è sbagliato, perché anche l'illuminista ha un grande interesse per l'analisi razionale della realtà, perché vuole migliorare attraverso il progresso naturalmente, quindi grazie alla tecnica e alla scienza. È ovvio, quindi l'uso della ragione, la raison, serve proprio per questo motivo, proprio per andare a migliorare le condizioni di vita dell'uomo, sia in campo scientifico che in campo tecnico, e soprattutto per conoscere anche le origini dei moderni stati nazionali, perché secondo i romantici le origini dell'uomo moderno risiedono proprio nel Medioevo. Non è un caso che Walter Scott ambienti moltissimi dei suoi romanzi proprio nel Medioevo. Pensiamo a Ivanhoe, che è ambientato proprio nel Medioevo, all'epoca di Riccardo Cuor di Leone, anzi inizia proprio alla morte di Riccardo Cuor di Leone, alla fine del 1100. Tuttavia Manzoni non scrive I Promessi Sposi ambientandoli nel Medioevo, ma nel 600. Però vedete, perché non li ambienta direttamente nell'Ottocento? Perché non poteva interessarsi di una storia contemporanea solo per evitare le ripercussioni dell'impero austro-ungarico? Ovviamente no, perché è un interesse importante quello di andare ad indagare la storia passata, perché è nel passato che si celano poi le cause dei problemi attuali, quindi posso capire il presente soltanto studiando il passato, è inevitabile. Cosa ne consegue? Che la letteratura, quindi l'arte in generale, ha una funzione etica e una funzione civile importantissima. L'arte non soltanto educa, ma soprattutto offre dei modelli da imitare, quindi offrirà degli esempi di rigore morale, civile, anche rigore religioso. Vedremo Lucia, il personaggio più importante di tutti i Promessi Sposi, è l'unica che incarni veramente tutta l'ideologia manzoniana, tutta la sua chiave di lettura di Manzoni, cioè il paio di occhiali con cui Manzoni interpreta la realtà è proprio la figura di Lucia. Lucia, la quale si lascerà sempre guidare dalla Chiesa, quindi dai prelati, e quindi vedremo il ruolo importantissimo, vedete, della Chiesa, del clero, l'idea che ha Manzoni della Chiesa, quindi quale sia la funzione che debba ricoprire all'interno della società. Vedremo anche quale sarà quindi il vero potere, in che modo dovrebbe agire il potere nei confronti della società, e soprattutto una Lucia che non si ribella mai, ma non è un semplice atteggiamento passivo, ma è la fiducia nella divina provvidenza, la fiducia che sarà Dio a intervenire e a dirigere gli eventi per il bene dei buoni e degli onesti. Infatti Lucia stessa poi maturerà alla fine, perché lei dirà: io non mi sono andata a cercare i problemi, ma sono loro che sono venuti a cercare me. Quindi cosa sta dicendo? Che non basta più la mentalità utilitaristica borghese della serie: faccio i fatti miei, quindi me ne sto a casa mia, mi occupo solo dei miei affari e non avrò nessun problema. Questa mentalità, secondo Manzoni, è inconcludente ed è sbagliata. Perché? Perché anche non andandoli a cercare i guai arrivano comunque, perché purtroppo il male è presente nella società, e di questo parleremo in un altro video. Pertanto chiudiamo questa prima lezione proprio dicendo questo: la letteratura ha una funzione, certo che sì, ha la funzione di guidare l'uomo nella società. Vedremo che Manzoni, avendo avuto anche grossi problemi, molti non lo sanno, ma Manzoni soffriva di attacchi di panico, soffriva di agorafobia, pertanto non potrà mai impegnarsi nella lotta diretta, non può arruolarsi come volontario, non interviene militarmente perché ha dei grossi problemi. Però tutta la sua forza, tutta la sua quindi tenacia, la determinazione per cambiare l'Italia, perché Manzoni è un liberale che crede nell'Italia unita, concentrerà tutti i suoi sforzi sul piano culturale, quindi la sua battaglia diventerà letteraria, diventerà una battaglia artistica e vedremo anche linguistica, perché si batterà per trovare una lingua nazionale comune per tutti. Ecco, questa è una chiacchierata, poi torneremo ancora, però ecco, la letteratura dunque ha una funzione importante, perché deve educare l'uomo, lo deve rinforzare, ma soprattutto deve instillargli tutta una serie di valori civili, morali, che guidino il suo agire. Ma di questo e di molto altro parleremo nelle prossime lezioni.